Salve a tutti ragazzi, bentornati, eccoci qua col nostro secondo unboxing di oggi ragazzi. Adesso vi porterò, guardate qua ragazzi, il top del top. Un microfono per il quadcast che ci aiuterà molto ragazzi nel fare delle ottime registrazioni, sia delle ottime live con questo microfono perché ha delle ottime recensioni. Lo andremo a testare e vi farò direttamente l'unboxing adesso. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo tornati. Qua c'è la nostra bellissima confezione, bella robusta anche. Sembra ben confezionato. Scusatemi, mi metto un po' più qua così riuscite a vedere bene. Abbasso un attimo lo zoom in modo che vedete tutto alla perfezione. Facciamo così, vedete anche un po' delle mie mani. Incominciamo con l'unboxing ragazzi. Andiamo a spacchettare qua un attimo, che bisogna trovare sempre il modo giusto da non rovinare le confezioni. Abbiamo tagliato il sigillo che c'è qua sopra ed eccoci qua ragazzi. Allora, cominciamo nel trovare diverse diciamo etichette di sponsor del HyperX, dove giustamente fanno vedere i loro prodotti. Qua vediamo cuffie, mouse, tastiere e microfono, più un foglietto illustrativo. Allora, qua abbiamo il manuale delle istruzioni di montaggio, come potete vedere. Sembra molto molto semplice perché è anche fine. Adesso, mamma mia ragazzi, è abnorme. Posiamo un attimo la confezione per terra e andiamo a cercare di capire come si apre. Ok, non voglio fare danni. Ok, ci siamo ragazzi, poso anche questa parte. Allora, qui abbiamo il nostro cavetto USB ragazzi, che è molto lungo, meno male. E questa è una cosa molto comoda perché io ho sempre avuto microfoni, adesso non si può vedere, come questo qua che c'ha il cavetto molto molto corto. Qua ragazzi c'è questo mostro. Allora, andiamo a togliere direttamente la confezione. Allora, come potete vedere qua abbiamo un aggancio, scusatemi, lo si vede meglio adesso, ve lo mostro un po' più vicino. Qua abbiamo un aggancio da attaccare a un braccio, cosa che io farò di sicuro. Qui invece abbiamo un supporto già montato del microfono, bello robusto, raga. Poi volevo provare, ok, non vibra, non fa niente. Ultimo il telaio, il microfono strepitoso. Come potete vedere si può anche alzare. Mettere per esempio così. Non so se poi lo userò magari su questo braccio qua, evitando magari di usare il mio braccio da scrivania, ma usando questo qua che comunque toglie molto spazio, a mio prima vista d'occhio, diciamo. Ah, qua abbiamo una rotellina per stringere, ovviamente, perché se no lui cade. Quindi noi stringiamo e teoricamente lui fa sempre più fatica a scendere, ok? Bene ragazzi, qua sopra abbiamo il tasto, diciamo, di silenziamento, quindi mute oppure attivare la voce. Qua sotto abbiamo la rotellina del guadagno, molto molto bella. Forse la cosa più scomoda, non so se la potete vedere, è che i cavi vanno messi praticamente qua dentro, sia delle cuffie che del USB-C. Allora ragazzi, come specifiche tecniche abbiamo 3 capsule per condensatore a elettrete da 14 mm, diciamo 4 modalità che adesso non mi ricordo dove cavolo sono. Ah, ok. Scusatemi, queste 4 modalità qua. Abbiamo 4 modalità, ragazzi, praticamente per scegliere
cosa vogliamo usare, di cui c'è lo stereo, che dovrebbe essere esattamente questo. Poi c'è l'omnidirezionale, il cardioide e il bidirezionale. Praticamente lo stereo serve per chi fa musica, l'omnidirezionale serve per catturare dietro il microfono, il cardioide è fatto per lo streaming o per i video, ragazzi, in modo da catturare il fronte. E infine il bidirezionale, che sarebbe più per un podcast dove parlate con una persona, con una o più persone, quindi andare a catturare sia davanti che dietro. E ha un peso di 0,56 libre, una uscita cuffia, come abbiamo già detto, un USB-C da 3,5 mm. Eccoci qua ragazzi, come avete ben notato, ce l'ho fatta mettere il microfono sopra il mio braccetto e ho avuto molta difficoltà, lo ammetto. Allora ragazzi, io ho già messo su cardioide, il guadagno sparato a palle, su OBS ho un volume abbastanza alto, mi sono messo le cuffie per monitorare e vi giuro che non dà per niente fastidio. E ragazzi, come potete vedere, secondo me è una qualità audio eccellente. E se volete, qua dietro ci sono i diversi tasti, come vi ho già detto prima, per impostare, diciamo, il microfono come vi serve. Io attualmente l'ho imposto così perché, ragazzi, io lo userò principalmente per fare questo tipo di contenuto. Quindi, se volete, potrei anche far provare, ma non lo trovo molto logico perché comunque si sente, come si sente da Dio, il cardioide, anche gli altri ragazzi sentono benissimo. E l'unica cosa scomoda sono, come vi ho detto, i cavetti che vanno montati al contrario praticamente. Non ho ben capito il perché, però va bene, non danno molto fastidio. E ragazzi, adesso c'ho il volume a palla. Possiamo provare a diminuire il guadagno. Come potete vedere, la mia voce scende. Forse ci sono meno picchi, diciamo, alti della mia voce, quindi mi sarà meno fastidiosa. Possiamo provare anche tipo così, e tipo col guadagno al minimo, ragazzi. E invece così piano piano sto andando ad aumentare e c'è il picco al massimo come guadagno. E niente, ragazzi, io non so cosa dirvi perché è un microfono fighissimo, gigante, perché comunque, ragazzi, è così praticamente. E ha delle notevoli dimensioni, però secondo me se si vuole un microfono per qualità-prezzo, secondo me questo è il migliore perché è veramente figo. Lo testerò in live e su altri video. Mi raccomando, ragazzi, scusatemi per questi piccoli nuovi unboxing, quindi non sono ancora molto preparato. Quindi parto già col chiedervi scusa. Non voglio essere un fenomeno, però è anche giusto ammettere le proprie colpe. Niente, ragazzi, scrivete qua sotto cosa ne pensate, diciamo, a primo impatto di questo microfono. E vi voglio ancora far vedere però una piccola cosa che mi sono dimenticato. Però ci sono ancora, ragazzi, non vi ho ancora abbandonato. Vi giuro che, ragazzi, sento da Dio col volume a palla. Ho paura magari di essere già troppo alto, adesso sto di nuovo aumentando un po' il guadagno e non lo so, ditemi voi. Adesso ho un pelino abbassato tramite OBS perché secondo me prima vi stavo spaccando le orecchie, adesso sto anche, diciamo, esplodendo un po' più di voce in modo da farvi vedere come si fa. E niente ragazzi, come potete vedere c'è l'audio, poi c'è addirittura il controllo delle luci che se volete modificare i vostri colori potete tranquillamente. E a vostra scelta, cioè nel senso io l'ho lasciato così com'è perché tanto non trovo differenza. Mi raccomando ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti, vi ripeto come prima, se vi è piaciuto questo microfono. A me non resta altro che augurarvi una buona continuazione. Un bacio da Sibe, bella guys.